Qualcuno vedrà solo un pezzo di ferraglia, un biglietto di sola andata per la discarica. Questo è il Garelli Super Gulp 50 di mio nonno Paolo, datato 1970, forse anche 69. È fermo in questo garage da 40 anni forse. Mio nonno se n'è andato nel 1997, avevo 5 anni. Da quel momento lì non è mai stato più acceso. L'obiettivo è quello di ridare dignità, ridare vita a questo piccolo motorino. Questo sarà un restauro conservativo, non ho intenzione di modificarlo, di stravolgerlo. Questo è il Garelli del nonno e tale deve rimanere. Siamo pronti a sporcarci le mani? Andiamo. Stronzona? Quando ci si approccia a questi veicoli comunque di una certa età e fermi da un po' di tempo, ci sono 3 o 4 cose da controllare. Partiamo da un'ispezione visiva. Allora, fortunatamente a livello di ruggine poteva andare meglio, ma poteva andare peggio. È sempre comunque stato in garage, un garage anche relativamente asciutto, di conseguenza non ha preso molta acqua e molta condensa. Qua nella parte del telaio dove il nonno appoggiava gli oggetti più pesanti, la vernice è stata grattata via, di conseguenza un filo di ruggine si è formata, come anche sul manubrio, ma questi manubri è normale che si arrugginissero, quindi sotto quell'aspetto non sono molto preoccupato. Per quanto riguarda lo scarico, vedo già una bella fioritura e un bel foro proprio sul collettore, quindi quello sarà sicuramente da tirar via. Il cerchio anteriore diciamo che sì, però non è nulla che con una grattata non possa venire pulito. Passiamo all'altro problema grosso, il serbatoio. Chiaramente questo è un 50 due tempi, di conseguenza dentro non c'era solamente benzina ma c'era anche l'olio. Allora, le condizioni non sono tragiche, ma non sono neanche idilliache. Le gomme sono chiaramente da cambiare, ma vabbè, questa non è una novità quando si parla di un veicolo di quest'età. Per quanto riguarda la leva del freno, sembrerebbe un filo ossidato, un filo bloccato, è abbastanza dura. Stesso discorso per il freno posteriore. Questa è l'accensione. Siamo qua di fronte al nostro Garellino, che a conti fatti è una bicicletta. Cos'è che separa il concetto di bicicletta dal concetto di motorino? Questa leva qua, una volta che noi la tiriamo, va a spingere un disco di gomma che va a collegare, schiacciandosi per frizione praticamente, va a collegare l'albero motore al perno condotto, praticamente facendo accendere il motore. È una sorta di motorino di avviamento, soltanto che il motorino di avviamento sono le nostre gambe, perché dobbiamo pedalare. Quando poi noi abbiamo acceso il motore e rilasciamo la leva, non è più necessario tenerla perché la forza centrifuga mantiene schiacciato questo perno in gomma e mantiene quindi ingaggiato tutto il movimento di accensione del motore. Visto che questo mezzo non ha una chiave, non c'è la chiave di accensione classica che siamo abituati a vedere sulle moto o sugli scooter, semplicemente, come le moto moderne, ha un pulsante che va a escludere l'impianto elettrico, di conseguenza taglia corrente, non c'è più scintilla alla candela e il motore si spegne, tornando a essere una bicicletta. L'altro discorso da fare sarà sicuramente lo smontaggio e la pulizia del carburatore. Dopodiché bisognerà rimuovere la bobina, praticamente quella che si va a incastrare sopra un polo della candela. La candela, anche questa, sicuramente sarà da cambiare. Molto probabilmente ci sarà da aprire il carter e andare a pulire con un po' di carta vetrata le puntine, perché sicuramente dopo 40 anni si saranno ossidate. Parlando proprio di candele, queste qua sono le candele che l'ultima volta ha toccato il nonno. È una sensazione un po' particolare, un misto tra felicità e anche un po' di malinconia.
Di necessità virtù ho tirato via la ruota posteriore perché mi servirebbe una chiave lunga per andare a bloccare i due dadi che da sotto il parafango tengono fermo il serbatoio. Non avendo quella chiave e di conseguenza non potendo tenere fermi i due bulloni, ho detto vabbè, tanto le gomme sono da cambiare, il cerchio è da pulire, tiriamolo via direttamente. Continuiamo. Vi ricordate quando ho detto che avrò l'onestà intellettuale di chiamare rinforzi quando non riuscirò a fare qualcosa? Pronti? Eccoli il capo, che tra l'altro mi ha spiegato che questa bobina qua aggiuntiva, che è una bobina di accensione, non è di serie, ma l'ha aggiunta lui visto che questo garellino qui aveva problemi ad avviarsi. Comunque, aggiornamento sullo stato di fatto dei lavori. Siamo riusciti a rimuovere il serbatoio che verrà portato a trattare da un professionista. Molto probabilmente, cosa dici Pa? Tancherite? Dici che è il caso o una semplice pulizia può bastare? Per me basta un po' di più. Ok. Guarda cosa c'è. Scale di sporco, c'è ancora la targhetta. Olio, Miscela. mobile oil, la miscela, usare miscela al 5%, dopo il rodaggio fino a 1000 km, velocità massima 30 km/h. Allora, per quanto riguarda oggi, direi che abbiamo fatto dei buoni progressi. Qui abbiamo smontato il serbatoio che porterò a lavare. Come diceva prima il boss, secondo me non ha necessità di un antiruggine perché dentro non mi sembrava particolarmente arrugginito. Lo valuteremo una volta che avremo rimosso tutti i residui d'olio incrostati proprio all'interno, perché fortunatamente tutta la benzina che c'era dentro è evaporata. È rimasto solo l'olio che ha creato una patina melmosa inguardabile, ma che comunque è andato a preservare il metallo, di conseguenza non si è arrugginito più di tanto. Cosa su cui sono particolarmente contento, questo qui è il rubinetto della benzina che è perfettamente funzionante, di conseguenza basterà smontarlo, pulire il filtro e comunque quello è a posto. Mi preoccupano un filo di più questo qua è il tubo della benzina principale, questo qui invece è il tubo dello scarico della condensa. Sono pietra, soltanto che, come mi spiegava il capo, il problema di questo particolare modello è che questi tubi entrano direttamente nel telaio fino ad arrivare poi giù al carburatore, quindi bisogna trovare dei tubi che abbiano il diametro giusto. Comunque questa sarà una preoccupazione dell'Emanuele del futuro. Poi, cos'altro faremo? Molto probabilmente tirerò giù tutto il motore, sia per dargli una controllata che soprattutto per dargli una bella pulita, in modo tale anche da poter accedere alla candela in maniera molto più pratica. Per tutti quelli, e metto dentro anche me stesso, che condanniamo i prodotti italiani, ci tengo a farvi vedere una cosa. Questo serbatoio qui ha 50-55 anni. Questa qua sotto è la cover serbatoio, che ha a sua volta 50 e passa anni. Elogiamo spesso le giapponesi dicendo che non arrugginiscono, che non hanno problemi. E spesso andiamo un attimo a svalutare quelle che sono i nostri prodotti. Vorrei ragionare un attimo sullo stato di quel serbatoio e in generale su questo motorino. Sono 50 anni e non ho trovato un bullone bloccato, non ho trovato segni importanti di ruggine. Vero che è stato tenuto bene in un posto al chiuso, quindi senza umido, senza acqua, ma sono 50 anni. Di conseguenza tante volte quando andiamo a svalutare le cose che facciamo noi, pensiamoci 2 secondi, perché non è che siamo proprio gli ultimi degli stupidi. Signori, io vi ringrazio per avermi accompagnato in questa magnifica avventura, e anzi in questa magnifica e sporca avventura. Fatemi sapere qua sotto nei commenti suggerimenti, consigli. Noi ci vediamo come al solito alla prossima strada o alla prossima storia. Ciao!